Oggi ci creiamo una bella ricetta, amabile polpette gioiello. Seguiamo il trend della rete che seguono tutti questo dramma attuale e quindi utilizzeremo tutto ciò che abbiamo in frigo con qualche spezia in più per creare delle buonissime polpette. Ho della verdura rimasta di diverso tipo, patate, cavolfiore, carote, zucchine, poi abbiamo della maremmana trita scelta da farci delle polpette, quindi bovino, e poi abbiamo l'uovo, parmigiano e pecorino già aperti entrambi da finire, pane grattugiato, e poi mettiamo delle spezie che gli danno un po' di carattere: pandori masala, coriandolo e cumino. In questo caso voglio farlo un po' orientaleggiante e poi vediamo che sugo fare. Qui non si butta via niente. Chi è assunto resta assunto. Dai, cominciamo, a parte gli scherzi. Adesso uniamo tutti gli ingredienti nel mixer e li trittiamo perché mi servono un po' più piccoline, faccio prima. Ovviamente escluso la carne che è già tritata, che non la voglio una poltiglia. Mettiamo le spezie, quindi mettiamo un cucchiaio di cumino, pandori masala che gli dà un bel rosso fuoco, un cucchiaio abbondante. Questo è quello non piccante, non è l'hot masala, è delicato. Poi mettiamo il coriandolo, se l'avete fresco mettetelo fresco o in polvere, questo è già in polvere. Poi ci mettiamo l'uovo, 50 grammi di grana padano grattugiato. Finiamo proprio quello che abbiamo, grana padano, pecorino, ricotta salata, quello che avete che dà carattere alla polpetta, scamorza. Questo è pecorino, 30 grammi di pecorino. Poi ci mettiamo del pane grattugiato, così si amalgama bene con le verdure. Dopo dobbiamo poi solo aggiungere la carne. E adesso shakeriamo tutto. Lasciamolo sempre un po' grossolano, non troppo frullato, mi raccomando. O quantomeno a me piace così, poi voi decidete come vi piace di più. Ultimo giro e basta. Ah già. Se non metto il coperchio non funge, per la sicurezza naturalmente. Adesso mettiamo insieme le nostre polpette, tiriamo fuori la carne di bovino, insieme a maremmano, perfetto. Poi mettiamo un pizzico di sale e mettiamo giù tutte le nostre verdure, già amalgamate con le spezie, il pane grattugiato e tutto il resto. E adesso mescoliamo tutte insieme con le mani, come volete. Queste mangiamo noi, quindi le faccio direttamente con le mani senza guanti. Io lavoro molto meglio così, Mescoliamo bene bene e così sentite bene anche la consistenza della carne e delle verdure insieme. Che bel colore, che buon profumo col masala. Io aggiungerei un altro pochino di pane grattato. Ci siamo, facciamolo tirare bene tutto e poi cominciamo a formare le polpette. Adesso con le mani umide prendiamo il nostro impasto, facciamo delle polpette di medie dimensioni, le faremo senza impanatura e quindi le lasciamo così leggermente schiacciate per fare in modo che si cuociono bene anche nel centro, perché non le friggiamo. Altra ricetta oggi. Andiamo avanti così con tutte le polpette leggermente schiacciate e via, più o meno grandi uguali, così ci mettono lo stesso tempo a cuocersi. Questo è un bel sistema per far mangiare la verdura anche ai bimbi che tanto non gli piace, Non è il caso del mio, però so che molti bambini non amano le verdure. Finite. Ora in una bella padella capiente mettiamo un bel giro d'olio extravergine d'oliva sul fondo.
controllate che sia bello caldo senza toccare. Direi che a breve ci siamo. Cominciamo a mettere giù le polpette. Ecco che già friggono, vedete? Adesso dobbiamo fargli fare una bella crosticina. Ecco qua. Che già non sono tutte pronte a staccarsi, ma cominciamo già a ballicchiare per il legame. Il sugo che faremo sarà sia a base di pomodoro, ma anche questo con dell'avanzo che abbiamo in frigo, mezza, ieri ho fatto la pizza quindi ho ancora un po' meno di mezza passata di pomodoro e anche polpa di pomodoro, un po' più grezza, quindi utilizzeremo tutte e due, sia un po' della nostra polpa di pomodoro che un po' della passata biologica. Adesso facciamo in modo che si faccia bene la crosticina e poi li giriamo. Vediamo questa com'è che non si muove, che è l'unica. Ok, posto. Visto che ho fatto la crosticina indietro. Ma non mi danno retta oggi le polpette. Spostiamo un po' più in qua, ci muoviamo un po' meglio. Visto che queste stanno bruciando un po' di più perché sono più vicine alla fiamma, ci spostiamo e mettiamo queste dove è più caldo per fare la crosticina da entrambi i lati. Questo prima di mettere il pomodoro, naturalmente. Allarghiamoli un pochino. Questo si stava attaccando. Attenzione, se ce n'è qualcuno che si attacca, questa fase staccatela, sennò poi si spacca tutta. Cominciamo a mettere un po' di salsa, prima quel po' di passata che c'era avanzata, un goccino d'acqua che tiriamo su tutto il pomodoro, ora gli spezzettiamo sopra un po' di menta fresca. Se non vi piace tanto la menta potete utilizzare anche il basilico, il prezzemolo, il coriandolo, se lo volete sempre fare orientale, ma il coriandolo io l'ho già messo dentro le polpette secco, quindi non volevo dargli un po' di freschezza alla ricetta. Quindi in fresco menta, un bel po' di foglioline. Ora regoliamo di condimenti anche un po' il pomodoro senza esagerare, un pizzico di sale. Ogni tanto porto la padella perché cuoce di più in alto, quindi voglio che siano tutte cotte in maniera uniforme. Avete visto le polpette come stanno diventando belle lucidine? Brillano? Altro che gioielli amabile. Allora, adesso stanno brillando di luce da questo lato, le giriamo anche dall'altra, così brillano tutte allo stesso modo. E poi dopo, appena si è addensata la salsa, siamo pronti a servirle. Adesso che il sugo si è già bello ritirato, direi, basta così, spegniamo e cominciamo a disporre il nostro gioiellino. Adesso mettiamo il sugo, costruiamo il nostro bel gioiellino luccicante. Qui dove si attacca la collana. Voilà, ci mettiamo sul fondo un bello smeraldo. Ecco fatto. Vai, che fantasia oggi. E voilà, si vede? Giro collo amabile. Ecco le mie polpette gioiello, veramente amabili, inclusive e soprattutto buone, buonissime. Tu con chi li divideresti? Adesso sentiamo cosa dice Leonida, se gli piacciono, Adesso Leo, tu fai l'assaggio, Vedi che si fa le polpette. Ho fatto anche un trend che ti racconto. Saranno buonissimi. Vuoi anche un po' di sugo? Saranno buonissimi. Sì, grazie. Prego. Sopra o di fianco? Dove vuoi? Dove vuoi? Un po' sopra? Sì. Un po' di fianco. Va bene. Scusa. No, niente. Ancora? No. Basta? Ok, prego. Vedo che non cucino, Ok.
Oh. Si masticano o sono calde? Si masticano e sono anche buonissime. Grazie. Buon appetito. Buon appetito a tutti. Grazie.